Benvenuti su Deriver Lab, il mio laboratorio sul fiume. Come promesso ho costruito questo prova SCR Triac, come avevamo già visto nel prototipo. Se mi seguite in questo video vedrete tutte le fasi della costruzione e pertanto buon proseguimento. Oggi montiamo la scheda del prova SCR. Monteremo tutti i componenti, R1, R2, R3 e R4 non le monteremo perché in questo progetto avevo pensato di usare i diodi, sicché queste resistenze qui sono praticamente in parallelo ai diodi, li fanno da carico per la prova dell'SCR, e non le userò perché praticamente non le userò perché ho deciso di usare due lampadine come nel circuito originario. Non che i LED non vadano bene, vanno benissimo, però le lampadine, visto che hanno un'inerzia termica, anche quando si andrà a fare poi il filmatino della prova eccetera eccetera, la telecamera non lo registrerà come lampeggiante. Però si può usare tranquillamente come da schema che vi ho fatto vedere l'altra volta. Si può usare tranquillamente le due resistenze come carico e le due resistenzine che vanno al LED e tranquillamente il LED. Però chi ha due lampadine a 12 volts intorno a 1,5 watt, giù di lì, 1 watt e mezzo, può tranquillamente usare quelle e le metterà al posto delle due resistenze. Collegherà i due fili qui dove vanno le resistenze e le porterà sul pannellino. È una scelta che lascio poi a ognuno di voi. Ora iniziamo a montare i componenti e mano a mano si va avanti. R6. Ecco fatto. Diodo Zener, eccolo qua. Il diodo Zener gli ho fatto questi due occhiellini perché in realtà il diodo Zener non è che ha una dissipazione, quello che lo fa dissipare sono le zampine. Facendoli con una punta da trapano da circa 1,5 mm, 2 mm, un ricciolino
praticamente i terminali che rimangono più lunghi saranno quelli che aiutano a dissipare il diodo. Ovviamente non occorre esagerare, basta poca roba, però aiuta la dissipazione del diodo. Ecco qua, praticamente è tutto montato. Ora per ultimo ho montato il transistor. Eccolo qua. Poi lo saldiamo. E togliamo questo. Ecco fatto. Ecco fatto. Circuito stampato, i componenti sono montati e iniziamo a vedere come imbastire il pannello e le altre cose e proseguiamo poi con il montaggio vero e proprio dell'apparecchio. Ecco, oggi ho fatto il commutatore per poter far sì che il microamperometro abbia, diciamo, diverse scale, che abbia 1 mA, 10 mA e 100 mA per poi la prova, diciamo, la misura della corrente di gate. Il commutatore l'ho fatto in maniera veramente semplice, ci sono praticamente delle resistenze. Ora si vede un attimino male, forse così si vede un pochino meglio. Ci sono delle resistenze con 3 trimmer praticamente che serviranno per la taratura precisa della misura del fondo scala dell'amperometro, del microamperometro. Allora vi faccio vedere, si prova a fare la taratura dei 100 mA. Allora, come vedete sono poco più di 100 mA, questo ne segna 80 e è sulla scala dei 100, ovviamente ne segna 80, non va bene, e se riesco a trovare e noi praticamente lo porteremo, ora poi la taratura si farà meglio, faccio solo per farvi vedere, si porterà sui 100 mA. A questo punto
sono circa 100 mA e ci indicherà 100 mA quando scorreranno 100 mA. La stessa cosa varrà per gli altri due trimmer che faranno 10 e 1 mA fondoscala, perché questo è in realtà un microamperometro da 100 microampere fondoscala e ci ho fatto questo commutatore. E ora proseguiamo comunque sempre con il lavoro. Ecco la scatola con i componenti che abbiamo smontato, che ho smontato, scatola vecchia degli anni 80 che penso di riutilizzare veramente tutto messo, diciamo, ormai in qualche maniera. Che penso di riutilizzare comunque per questo progetto. La scatola è tutta sporca, ora non si vede male di qui, ma è molto gialla, sembra bianca, ma in realtà è molto gialla. I componenti sono sporchi, queste boccoline però sono molto belline, molto piccoline e penso di riutilizzare tutta questa cosa qui, compreso questo trasformatore che c'era montato, che fa il nostro scopo, anche se è un trasformatore, se non erro, da campanelli degli anni 60 penso, giù di lì, ma funziona. Lo smonterò, lo pulirò e l'unica cosa che non verrà utilizzata è questo pannellino di alluminio che verrà rifatto di plexiglass e di plastica sopra con le scritte. I lavori del Prova SCR e Triac proseguono. È stato fatto il pannellino, è stato fatto, e è stata ripulita la scatola, sono stati ripuliti tutti i componenti, quelli vecchi, che erano tutti sporchi. Il trasformatore, che era tutto arrugginito, è stato risistemato tutto, non c'è più ruggine, e la parte anteriore è stata nichelata. E ora direi di montare insieme questo pannellino qui. Sicché iniziamo. Spero che si veda bene. E così piano piano i lavori si porteranno, diciamo, alla fine di quello che sarà per la prova. Montiamo l'altra spia, eccola qua, la rossa.
montiamo le boccoline. E poi farò eventualmente collegamenti dei cavi e poi lo finiremo di montare insieme all'interno della scatola già con i fili attaccati, che così faremo prima, sempre per un problema di tempo e di noia. Ora montiamo le boccoline un po' più grandi, che sarebbero per l'uscita del volmetro. Mettiamo il diodo che fa da spia. Poi mettiamo i potenziometri, ne ho messi due, potenziometri ne ho messi due, in maniera che uno fa quando si va a fare la regolazione, fa la parte fine, perché alle volte solamente con il potenziometro, solamente con un potenziometro succede che si regola male. Mettiamo anche l'interruttore, eccolo qua, così praticamente abbiamo risfruttato parte del vecchio strumento, tranne il circuito stampato che è nuovo, e quello ci farà, è più bellino, ci fa comodo. Praticamente poi viene, per farvi vedere, poi le stringo. Un po' diciamo vintage, no? Come forma, come concezione. Mettiamo il commutatore che servirà per la regolazione dell'amperometro, del microamperometro. Ora tocca al microamperometro. Prendo le vitine, ecco qua, le vitine, questa l'ho messa su appoggiata. Ecco fatto. Questo poi viene così. E diciamo, poi me lo dico da solo, che non è venuto male. Eccolo qua. Ecco fatto. E ora proseguiamo e torno qua. Buongiorno, eccoci qua. Ho montato parzialmente l'apparecchio, sempre perché non vorrei fare video troppo lunghi e non so chi è interessato a vedere tutto, diciamo, il montaggio, sicché ho collegato i fili, ho saldato i fili al pannellino che poi andranno al circuito stampato. Ho già messo il cavo dell'alimentazione e praticamente va solo collegato. Ho già montato
tutto, praticamente fatto i collegamenti che andavano fatti. Se poi qualcuno magari invece preferirebbe che tutta questa operazione anche di montaggio, anche se il video viene più lungo, la dovessi fare diciamo in diretta, magari poi lo tagliamo un pochino, roba del genere, non ha che da dirlo, e la prossima volta magari faccio così, se per voi diciamo risulta più interessante. Allora, ora colleghiamo intanto i cavi dell'alimentazione. I cavi dell'alimentazione sono stati portati qua, sono stati portati, ora li collegheremo qui al trasformatore. Dopo qua metteremo una fascettina, sicché ora sposterò questo qua un attimino più verso me, se no non ci vedo, e mi organizzo per collegarli. Passano attraverso il fusibile, che è questo qua, e poi ho messo un altro fusibile che è qua per la sezione della bassa tensione, per l'uscita del trasformatore, così è protetto sia l'ingresso sia anche l'uscita, non si sa mai. Allora, come al solito spero di non impallarvi, e collego questi due fili qui. Ci mettiamo due giuntini così, come questi, sì, non so se si vedono vicino alla mano, che così poi non schiaccia il morsetto, non va a schiacciare il filo. E questi sono quelli che passano dall'interruttore e vanno direttamente al primario del trasformatore. Così questi dopo sono fatti e si fissano e non danno più noia. Vediamo quanto c'è da scorciarli, spero di non metterci la testa davanti. A scorciarli un pezzettino piccolino, basta così. Ovviamente purtroppo le mani davanti ci saranno comunque. Ecco. Ecco fatto. Ora collegheremo i cavi che dal trasformatore vanno all'alimentazione del circuitino. Spostiamo questo va direttamente al circuito, questo qui va qui al trasformatore. Spostiamo
questi fili qui, spero che vediate bene, posso provare a zoomare un attimino, vediamo se vedete un attimino meglio, però finisce che ci metto le mani davanti, comunque sia. Allora, questo dopo viene qui e andrà qui al primo. Li lasciamo un attimino lunghini, che è sempre meglio che siano un pochino più lunghi che corti. Quando si faceva lavori a bordo alle barche, che ero piccolo, c'era diciamo il capo dell'epoca che diceva: se devi passare un cavo da poppo a prua e lo devi misurare prima, piuttosto che sia 1 metro più lungo che 10 centimetri più corti, perché a scorciarlo si fa presto, allungarlo diventa un problema. E uno, poi c'è l'altro cavettino. Eccolo qua. Ecco fatto. Ora portiamo tutti questi cavi, li portiamo qua dove servono. Così non ci danno fastidio. Allora, questi qui li fermiamo, non so se vedete molto con le mie mani davanti. Fermiamo qui, poi passano di qua e vanno qua. E vanno qua. Questo cavo qua invece che viene indietro fa la strada opposta. Questi qui si fermeranno qui. Cominciamo a determinare le strade. Allora, questi sono quelli delle spie. E faranno tutto il giro. Là. Andranno qui. Poi questo torna indietro.
Questi sono quelli del potenziometro. Speriamo di non aver fatto dei cavettini corti. Se ne vanno là. Poi abbiamo questi tre che le possiamo fermare, vediamo un po'. Anche qua, perché sono le uscite che vanno lì. Ma mi sembra di non aver lasciato cavi a giro. Stringiamo un attimino. Poi a finire di stringere siamo sempre a tempo. Vediamo dove vanno. Vediamo se può andare abbastanza bene. Oh, che croce, va quasi bene, tranne questo filo che sarebbe poi il LED. Che va qua. Allora, questi vanno qua. Io direi di finirli, di fermare e poi dopo li leghiamo qua a modino. Allora, questi qui stringiamo un pochino, tanto poi si muovono lo stesso. Questa penso di poterla fermare ora. Si vede, sono mica fuori, no? Ecco fatto. Ci mettiamo 4 dadini e siamo a posto. Se vi ricordate,
siccome ho messo le spie, non ho messo i LED ma ho messo delle lampade, delle lampadine perché mi piaceva di più, non ho collegato queste resistenze qui che ci sarebbero volute, avrebbero fatto da carico con i LED, e non ho montato ovviamente i LED. Ho montato al posto delle resistenze di carico direttamente la lampadina che fa da carico da sé, i LED non servono. Per la stessa motivo non ho montato le due resistenze che sarebbero andate in serie al LED. Ecco qua. E questo è fermato. Allora, cominciamo con i fili più grossi. Uno. E due. Questi vanno qua. Qua non ci metto la terminalini, perché questi morsetti non servono, perché non sono molto potenti, diciamo, da stringere, da rovinare ho perso il cacciavite, da rovinare il cavo. Allora, cacciavitino, il primo che capita, uno vale l'altro. Vediamo un po', il primo qui. Il secondo, questa è la 12 volts che esce dal trasformatore. Lì. Poi colleghiamo i fili del potenziometro, che è questo. Lo lasciamo un attimino lunghi. Allora, arancione va al centro. Scorciamoli uguali, più o meno.
la massa che è da questa parte. Non mi vedo, ma sono convinto che sarò con le manacce davanti, vi tapperò un bel po' di visuale. Questo è lungo, mi sa. Ho sbucciato troppo, ora facciamo la prova. Ho sbucciato troppo. Là. Ecco fatto. Tutti attaccati, bene. Sposto un attimino qua. Vi ricordate? Non ci siamo. Ecco qua. Avevo messo praticamente due potenziometri, uno fa la regolazione più grossa, uno fa la regolazione più fine, che vanno là. Sono ovviamente in serie. Allora, facciamo una cosa, visto che abbiamo spostato questo qua, saldiamo, andiamo anche un po' di qua, saldiamo, questa è la guaina un po' grossina, ma ci passa la resistenza nel mezzo. Saldiamo i fili che vanno, facciamoli passare un attimino, perché anche se poi non lo vede nessuno, insomma, un capellino come si dice, ci arriverò. Il capellino di precisione nel limite ci vuole, e questo è il filo che lo tagliamo. Questa va lì, è lunga, lunghissima, lì, e il rosso, saldatore, un po' di stagno, e sicuramente ritappo tutto con le mani. Ecco qua. Mettiamo lì. E quell'altro pezzettino basta per il resto. Come ripeto, è un po' grande questa qua, allora, speriamo che ce la faccia a restringerla. Si vede, sì. Ci vedo peggio che essere vicino, chiaramente.
facciamo che non si muovono, possono andare bene. Allora, ora che c'è rimasto da collegare, dove sono andato? Dove sono andato? Qui. C'è rimasto da collegare i 3 fili che poi vanno all'uscita e vanno agli SCR e ai TRIAC. Come sentite c'è una voce che non è proprio argentina stamani. Assolutamente. Là, colleghiamo subito il gate che ce l'ho per le mani. Lì. Poi abbiamo il catodo. Lì. E poi colleghiamo l'anodo. Ecco qua. Lì. Ora non rimane che collegare i cavettini che vanno ai LED, che non sono LED ma sono lampadine. Allora. Il verde va là e il blu qui. Iniziamo con il blu. Non so se si vede. Cerco di mettere le mani per far sì che si veda meglio, però o ci sono le mie mani o non saldo o non metto il filo via. Poi abbiamo il rosso, che se la matematica non è un'opinione dovrebbe andare qui. Non l'ho segnati, vado a lume di naso.
al centro. Vado un po' a lume di naso. Anche più corto. Al limite, se si accende una lampadina per un'altra, le sposto. E ora ci rimane il verde, che è poi la lampadina verde. Ho scelto colori in base alla lampadina verde, lampadina rossa, e il blu l'ho usato come massa. Dice perché non è usato il nero come massa? Perché così fini il nero non ce l'avevo e c'avevo il blu. Ecco fatto, l'ultima saldatura. Lo mettiamo lì, una fascettina, anche così questi fili, mani davanti, scusate, se ne stanno qui fermi e non danno noia. Tanto poi, come diceva un collega mio, quando la scatola è chiusa nessuno vede più nulla. Non è proprio il sistema più bello di ragionare. Prenderei questo filo qui, che è filo scerato, che per i fili fini va meglio che delle fascette, si usava una volta. Io sono un uomo di una volta, nel senso che sono anziano. E con questo le fermiamo. Nell'insieme si vede meno che le fascette, è un po' più, forse, è un po' più, da meno nell'occhio, non so come dire. Invece tutte quelle fascette bianche grandi si vedono di più. Non sarà venuto un cablaggio come fa la NASA, però perlomeno sta fermo, sta lì insieme. E questi qui lo leghiamo qua. Insieme al filo del potenziometro che li tiene unite lì.
sta vedendo qualcosa? Speriamo. Allora. Allora, prendo 4 vitine, vediamo un po'. E lo fissiamo qua. Ho preso 4 vitine e 4 rondelline. E ora fissiamo questo qui al mobiletto. Questa è un'operazione che andrebbe fatta in privato, perché farla così è oscena. 1 tappo tutto, 2 lavoro male, non so nemmeno se si vede. Ecco qui. Ecco, ora vado a prendere una spina da mettere al cavo, qui, 2 fusibili da mettere lì. Questi qui li togliamo, tanto è finita così, qui. E poi lo proviamo insieme. Se tutto funziona, lo mettiamo nella scatola. Per provarlo devo trovare qualcosa da mettere sotto così, o abbasso la telecamera, vedo un attimino. Torno fra 5 minuti. Ecco qua, abbiamo montato i fusibili, la spina, e ora facciamo una prova di un paio di oggetti e vediamo come funziona la macchina qui che abbiamo fatto. Colleghiamo, sempre rispettando catodo, anodo e gate, questo è un SCR. Partiamo sempre dalla portata più alta per evitare che vada a sbattere a fondo scala. Partiamo con la tensione a 0. Questo qui l'ho messo come volmetro, è attaccato all'uscita volmetro, così oltre a vedere con che amperaggio, con che microamperaggio o milliamperaggio scatta l'SCR o il TRIAC, vediamo anche con che tensione innesca. E questo qui, se detto, è un SCR, precisamente un SCR da 12 A, e accendiamo e partiamo. Vediamo un po'. Si innesca troppo presto, che cambiamo scala, perché se no non si apprezzerebbe l'innesco. Allora, si innesca con meno di 4 mA. Si può notare bene con
con la regolazione fine, vedete, si innesca, poi la tensione, la corrente tende in questo caso a calare un attimino, comunque si stabilizza, diciamo con meno di 4 mA lui è innescato e si innesca con 0,7 volts sul gate, sicché è un SCR, funziona e non ha nessun problema. Ora proviamo un SCR un pochino più grande. Questo qui è un SCR da 32 A, questo che ci metto ora, sicché è un SCR piuttosto consistente, regge una bella corrente e sicché dovrebbe innescarsi, dovrebbe volerci più corrente per innescarsi. Allora, alziamo piano piano la corrente. Qui siamo su 100 mA fondo scala. Vediamo che lui va a innescarsi precisamente intorno a 20 mA con potenziometro fine riusciamo a vedere proprio, si innesca con circa 20 mA e una tensione di 0,72 circa, poco più di 0,7 volts si innesca. Sicché diciamo per essere un SCR di potenza non richiede così tanta corrente di innesco. E anche questo ovviamente è funzionante, perché se fosse in cortocircuito si accenderebbero subito tutte e due come lo collego, e se invece non fosse funzionante non si accenderebbe niente. Ora proviamo un triac. Questo qui piccolino è un TIC 2060 e questi di solito hanno bisogno, nonostante sia un triac, che di solito sono un pochino più duri d'orecchi, ci vuole un pochino più di corrente. Sono due attaccati insieme perché sono diversi da quelli nella scatolina. Accendiamo e è partito subito perché avevo lasciato il voltaggio lì che va sulla corrente, che va sul gate, che determina la corrente, l'avevo lasciato alto. Vediamo un attimino. Praticamente parte subito. Si innesca come se fosse un SCR a, possiamo vedere, intorno a 1 mA e si innesca come triac. Praticamente quello che bisogna vedere è quando la lancetta scatta, non dove arriva in fondo, e si innesca. Allora come SCR si è innescato, vediamo un attimino, con una corrente di circa 10 mA e 0,7 volts, mentre per innescare tutte e due e fare la funzione da triac parte con 40 con 4 mA, scusate, che è piuttosto sensibile come SCR, parte con 4 mA e la tensione poi è scesa qui, però in realtà la tensione di innesco è comunque 7 volts e mezzo. Se vedete 7 e mezzo scatta, poi qui è scesa, ma quello che ci interessa è quando lui va a scattare. E anche questo è funzionante. Ora proviamo un SCR un pochino più grandino.
Anzi, prima di provare un SCR più grande, proviamo un SCR sempre piccolino, intorno ai 10 A, che però è molto meno sensibile di quell'altro e richiede una corrente di innesco più alta. Ora, la tensione di innesco non ci ho montato il volmetro, perché di solito la tensione di innesco sono tutti intorno a 0,7 volts, 0,8 volts, sicché se ne può fare a meno, per quello che non ce l'ho messo. E l'ho attaccato solo ora per farvi vedere. Allora, si è detto, questo qui è un Triac, come grandezza è piccolino come quell'altro, però ha una corrente di innesco molto più alta, richiede molta più corrente per innescarsi, che per certe applicazioni non va bene. Come vedete, siamo già, si è innescato con 15 mA circa, perché siamo a fondo scala 100 mA, e come innesco completo, partendo anche la sezione Triac, si va intorno quasi a 50. Questo ora si sta per spengere, lo settiamo, si va intorno più o meno a 50. Aspettate, lo setto meglio. Là, scattato quando è 50, e se vedete, prima che scatti e che torni indietro, diciamo, la tensione, si va a circa 0,9 volts, quasi a 1 volts praticamente, per fare innescare questo qui. Sicché, nonostante sia un Triac piccolino, secondo che usi bisogna fare, va scartato, non perché non funzioni, ma perché ha una corrente di innesco troppo alta e su alcuni circuiti potrebbero non andare bene, è preferibile scegliere l'altro. Allora, questo qui è invece un SCR da 25 A, poi vi faccio vedere con un altro da 40, alle volte da tipo a tipo varia proprio la corrente di innesco, nel senso, questo da 40 A richiede meno corrente di innesco che di questo qui, che se detto è 25 A. Allora, vediamo quanto ci mette. Allora, questo lo regoliamo a metà, così si può andare avanti e indietro. Allora, il primo innesco l'ha a meno di 20 mA e l'innesco totale è intorno a 45-50 mA. E per essere un Triac da 25 A, se notate, ha lo stesso tipo, richiede la stessa corrente di quell'altro che era 10 A, sicché quell'altro, insisto, è molto duro, diciamo, come innesco. Questo qui rientra nella norma, però se andiamo a provare il suo fratello nello stesso case, che però è 50 A, 40 A, scusate, se non mi ricordo male, si innesca prima. C'ha il primo scatto come l'altro, intorno ai 15, però l'innesco totale ce l'ha neanche a 30, praticamente si va neanche a 30 contro quasi 50 di quell'altro. Sicché, se secondo che apparecchi c'è da fare, è preferibile questo
che è più potente e anche più sensibile. Ora lo montiamo nella scatola, ve lo faccio vedere dopo nella scatola, e poi direi che diciamo il video è finito, penso. Sicché attendete un attimino, lo monto nella scatola, ve lo faccio vedere inscatolato, vedete se vi piace, eccetera, eccetera. Eccolo qua, montato nella scatola. Io non sono un grande intenditore, ma secondo me la sua figura la fa. La scatola è stata tutta pulita, era quella sporca che avevate visto, molto vecchia, e l'apparecchio praticamente è venuto bene, secondo me. È funzionale, lo schema è nell'altro video dove c'è il prototipo, che poi vi linko ovviamente in descrizione. E come al solito, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate su quello che ho fatto, se vi piace, se non vi piace, se devo fare delle modifiche e compagnia cantante. E niente, statemi bene e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!